Purtroppo, come sapete, viviamo momenti molto difficili e anche molto pericolosi e andrebbero trattati con equilibrio sia da parte di coloro che in questi eventi agiscono, sia da parte anche di chi ne parla, giusto per non gettare altra benzina sul fuoco. Io ovviamente analizzo sempre gli eventi dal punto di vista biblico e soprattutto quelli che sono direttamente legati a ciò che c'è scritto nella Bibbia. Il professor Nicola Jäger, che era professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Milano e giudice della Corte Costituzionale, in un suo libro, nella prefazione, fa questa affermazione. È stato scritto che la Bibbia aveva ragione, che è il titolo di un libro, direi che essa ha ragione ancora e ogni giorno di più. Voglio riferirmi agli eventi iniziati il 7 ottobre 2023 con quella aggressione avvenuta da parte dei palestinesi nei confronti degli ebrei e che ovviamente ha due tipi di interpretazione. È chiaro, non può essere diversamente. Per quanto riguarda i palestinesi, mi sono preso un appunto di quella che loro hanno dato scritto come giustificazione oggettiva. Scrivevano su Palestine Chronicle un atto difensivo nel quadro della liberazione dall'occupazione israeliana, della rivendicazione dei diritti palestinesi e sulla strada per la liberazione e l'indipendenza, come hanno fatto tutti i popoli del mondo sotto occupazione. Quindi questa è la dichiarazione ufficiale dei palestinesi. Ovviamente da parte ebraica si tratta di un atto terroristico e come tale viene trattato. Quindi c'è stata un'azione e c'è una risposta sulla quale insomma tutto il mondo si sta anche interrogando e quindi c'è chi è d'accordo, c'è chi la giudica esagerata, ma il tutto nasce ancora una volta dalla rivendicazione ovviamente che gli ebrei chiarano da sempre su quella terra in quanto sarebbe stata data loro da Dio, e quindi le finalità degli uni e degli altri sono finalità relative all'avere un territorio sul quale poter vivere tranquillamente. E a questo proposito il professor Nicola Jäger, per quanto riguarda la Bibbia e per quanto riguarda quindi gli ordini che Yahweh ha dato di occupare quel territorio eliminando coloro che ci abitavano, questo è innegabile. La Bibbia è la storia di questa guerra di occupazione, e questo professore, che non era un ebreo e quindi non era un appartenente alla nazione che rivendica i diritti di occupazione in quanto dati da Dio, ma lui era un cattolico credente, e in quanto cattolico credente ovviamente credeva fermamente che la Bibbia fosse opera di Dio e che quindi tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia andasse realizzato perché il popolo di Israele aveva un compito fondamentale, quello di trasmettere al mondo il messaggio di fede, il messaggio relativo alla necessità di credere nell'unico Dio. Per quanto riguarda le azioni che gli ebrei dovevano compiere, le azioni militari ordinate da Yahweh continuamente, che dovevano compiere per occupare quel territorio, e l'abbiamo letto molte volte, comprendeva lo sterminio di persone, di tutte le persone, più volte è scritto comprese le donne, i bambini e gli anziani, l'abbiamo letto, l'abbiamo visto. Lui scrive questo, perché bisognava in realtà sterminarli, e lui da cristiano credente giustifica queste azioni dicendo: la coesistenza con popolazioni sottomesse comprometterebbe sicuramente il lungo e faticoso cammino del popolo eletto verso quella meta, cioè quella di diffondere la fede, più ancora che uno stato di soggezione come quello vissuto in Egitto, perché le tentazioni sono più forti in chi può comandare che in colui il quale deve ubbidire, e se ne hanno le prove.
Ma poi è veramente possibile sottomettere tutta una popolazione numerosa e ostile? Scrive questo professore universitario, giudice della Corte Costituzionale. Anche ai giorni nostri l'esperienza dimostra che si tratta di un'impresa molto difficile e che dà successi di breve durata, cioè quello di sottomettere una popolazione. 3000 anni fa era addirittura impossibile, fino a che non furono inventate macchine di guerra pesanti e complicate, costose e difficili da costruire e a maneggiare, tali da richiedere organizzazioni complesse e uomini particolarmente addestrati a usarle. L'annientamento dei vinti era più che un atto di barbarie, una necessità per il vincitore. Quando ogni pietra, ogni ramo d'albero, ogni strumento di bronzo o di ferro, anche foggiato per usi pacifici, poteva diventare un'arma in mano a chiunque, si può dire, e contro chiunque, il fattore decisivo di ogni lotta era il numero dei combattenti. Un popolo numeroso già soggiogato avrebbe potuto insorgere a ogni ora, solo che trovasse un capo pronto a lanciare il grido della riscossa e capace di ispirare fiducia per il proprio coraggio fisico e le attitudini al comando. Ora, questo lui lo scrive per giustificare il comportamento del popolo di Israele, che si trovava di fatto, secondo lui, costretto ad annientare quei popoli perché tenerli soggiogati, sottomessi, sarebbe stato impossibile. E a questo punto lui fa anche una citazione, cita Esodo capitolo 23 versetti 28-33 che andiamo a leggere, anche perché c'è una curiosità da esaminare. La Bibbia dice: manderò, cioè Yahweh dice, manderò davanti a te i calabroni. In realtà in ebraico c'è Asira, che è una parola al singolare, e cacceranno l'Eveo, il Cananeo e l'Ittita davanti a te. Non li caccerò davanti a te in un anno solo, perché la terra non diventi desolata e si moltiplichino contro di te le bestie selvagge. A poco li caccerò davanti a te, fino a quando tu non ti sia moltiplicato così da occupare la terra. È ben strano questo Dio che aveva necessità di adottare tattiche molto umane, devo dire anche intelligenti, per aiutare il suo popolo a occupare quel territorio, perché appunto lui stesso si rendeva conto che quel territorio reso disabitato con troppa facilità e con troppa rapidità avrebbe costituito un problema per gli stessi israeliti. Ma qui usa una parola e dice: manderò davanti a te il calabrone, Sirà. Ora, la parola Sirà viene tradotta tradizionalmente con calabrone, ma se noi prendiamo forse uno dei dizionari più importanti moderni di ebraico biblico, vediamo che la radice Zarà, da cui deriva il termine Sirà, ha un significato preciso. La radice significa ferire, prostrare, mandare a terra, e il termine Sirà anche nuovamente significa appunto compiere un atto di ferimento, cioè di colpire fino alla prostrazione, e viene tradotto con calabroni anche se è al singolare. Ora, nella visione che io personalmente ho di Yahweh, quindi non di un Dio spirituale trascendente, ma di un individuo appartenente alla categoria degli Elohim, quindi questi individui che avevano una tecnologia, delle conoscenze di gran lunga superiore a quelle dell'umanità del tempo, ho l'impressione che con il termine Zira si indicasse qualcos'altro, cioè non un Dio che comanda ai calabroni di cacciare quelle popolazioni che ho citato, ma che si trattasse di un'arma che lui utilizzava e poteva utilizzare continuamente e in modo progressivo, cioè in modo da agire secondo quanto lui ha detto, per non lasciare il terreno completamente incolto e in balia delle bestie selvagge. Quello che francamente voglio condividere con voi sono dei dubbi
che mi hanno sempre lasciato perplesso su questa operazione. Noi sappiamo che in Israele c'è il Mossad e il Mossad è forse il servizio segreto più potente al mondo e mi chiedo com'è possibile che il Mossad non abbia saputo, non sia stato capace di prevenire questa operazione, visto che è stato detto che i palestinesi l'hanno preparata per 2 anni e poi l'hanno condotta, come sappiamo, con dei mezzi molto rudimentali, dalle moto ai deltaplani, insomma, in modo quasi infantile, provocando però ovviamente una strage imponente di ebrei e facendo anche dei prigionieri, molti dei quali sono ancora nelle mani dei palestinesi. Supponiamo pure che il Mossad fosse in buona fede, cioè non lo ha capito, non è stato in grado, anche se il Mossad è in grado di infiltrare persone ovunque e gli infiltrati del Mossad diventano esattamente uguali, indistinguibili rispetto alle organizzazioni nelle quali entrano. Come è stato possibile? Però diciamo che il Mossad non ce la fa. Questa volta ha sbagliato. E allora mi chiedo come mai Netanyahu non ha licenziato la dirigenza del Mossad, che è stata incapace di prevenire una azione del genere. Peraltro c'è il generale israeliano Giora Eiland, il quale ha detto che questa azione compiuta da Israele è assolutamente necessaria, così come è stata necessario per gli Stati Uniti intervenire dopo Pearl Harbor. E anche questa citazione secondo me non è casuale. Ci sono state 8 commissioni di inchiesta che hanno cercato di capire se Roosevelt sapeva che i giapponesi stavano per compiere quell'operazione, ma ha lasciato che le cose andassero avanti per avere un motivo di ingaggio, per avere un motivo per entrare in guerra. E anche qui diciamo che quantomeno è lecito farsi una domanda, poi la risposta non ce l'ho, ma non ce l'ho fatta a non farmi questa domanda e quindi la voglio condividere con voi perché è importante, perché ci sono le motivazioni che sono motivazioni bibliche, ma ce ne possono essere anche delle altre motivazioni per occupare quella terra e quindi riprendersi la striscia di Gaza. Continua questo professore che vi dicevo prima, quando parla appunto, scrive della necessità di annientamento, dice: la guerra di annientamento era imposta quindi dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazioni incombente di continuo, anche per l'intensità molto più viva di oggi, dell'istinto di vendetta nei vinti e nei figli dei vinti. Perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di una educazione capace di spegnere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue contro gli uccisori dei propri parenti. L'annientamento dei figli del nemico, innocui oggi ma pericolosi domani, era condizione per sopravvivere e per assicurare la vita dei propri discendenti. Ora, la missione del popolo di Israele, ecco qui l'importanza della Bibbia, che continua a essere attuale, come ripeto sempre, e quindi per questo è necessario conoscerla bene, e cercare di capire che cosa effettivamente dice e cercare di capire chi è effettivamente il protagonista della Bibbia, diciamo l'eroe, Yahweh. Ora, la missione del popolo di Israele, che consisteva nella conservazione e nella trasmissione della legge fino alla pienezza dei tempi, non esigeva soltanto la sua fedeltà a Dio, ma anche la conquista e la difesa delle condizioni di vita che erano altrettanti presupposti di quella fedeltà. La sua indipendenza spirituale e quindi una certa autonomia anche politica su un territorio proprio e il suo isolamento dagli altri popoli di religione diversa, reso possibile soltanto quando questi, terrorizzati se non
annientati avessero cessato di insidiarlo comunque. Quindi in realtà ci sono persone di cultura cattoliche che credono nel Dio di amore e che però giustificano queste operazioni da un punto di vista spirituale addirittura, e sapendo che, contrariamente a quello che ci ha raccontato la tradizione teologica, Yahweh non aveva fini spirituali ma aveva fini materiali ben precisi, quelli di conquistarsi un territorio su cui dominare e in cui vivere col suo popolo dal quale doveva farsi servire, è inevitabile anche ai giorni nostri porsi la domanda: queste operazioni che stanno avvenendo, indipendentemente da quale possa essere la posizione di ciascuno di noi, hanno il fine spirituale di conservare Israele in modo che possa portare nel mondo il messaggio di amore di un Dio, di un presunto Dio di amore, oppure hanno altre finalità? È una domanda che secondo me ciascuno di noi si deve fare, ed è una domanda alla quale secondo me ciascuno di noi deve dare una risposta, ma la risposta richiede la conoscenza della Bibbia, la conoscenza della concretezza di ciò che c'è scritto nella Bibbia, per poter tentare di dare una risposta, non dico la più vera perché la verità è difficile da conseguire, da possedere, ma quantomeno la più verosimile possibile. Ciao, grazie e alla prossima.